Giulia, sei pronta? Cosa Sì. ti aspetti da questa esperienza? Bentornati o benvenuti amici di Gerrimini in questo nuovo video. Oggi siamo a Montefiore Conca, in particolare andiamo proprio nel paesello, nel castello, entreremo dentro e andremo a fare la visita paranormale. Infatti dovete sapere che a Montefiore Conca ci sono tantissime narrazioni di fantasmi e spiriti che sono nel castello e per questo noi questa sera andiamo a fare una visita guidata con degli esperti e anche sensitivi che ci racconteranno cosa accade nel castello e quali fantasmi ci sono, cosa fanno. Poi vi racconterò alla fine del tour quello che mi hanno detto. Infatti ho deciso di fare così, non vi potrò riprendere la guida perché è giusto che voi veniate al castello e quindi io farò una specie di riassunto alla fine del video in cui dirò le mie impressioni e farò anche interviste un po' ai nostri compagni di oggi. Infatti siamo con Fabio che si è portato anche lui la sua macchina fotografica e Fabiola e infine anche la Giulia. Ok, perfetto. Quindi adesso vi faccio un po' di riprese di Montefiore e poi andremo alla parte alta, quindi al castello, dove partirà il nostro tour paranormale. C'è un bel punto panoramico qua da fare le foto. Non era di là? Dal centro? È uguale. Per chi non conoscesse Join Rimini, è il canale YouTube dedicato alle piacevolezze di Rimini. In particolare ci soffermiamo solitamente su locali dove si mangia cucina tipica romagnola o dove personalmente abbiamo mangiato bene. Quindi le nostre recensioni sono sempre oneste. Poi ci inseriamo alcune volte dei video tipo questo per farvi vedere il nostro territorio. Avete visto, questo è il centro di Montefiore, ci sono 2 o 3 ristorantini, osterie, un alimentari e penso di aver detto tutto, quindi veramente piccolo però caratteristico, quindi se venite qua su potete poi restare a mangiare qua, oppure quello che faremo noi dopo è andare a Riccione, oppure potrete andare anche a Cattolica, sono entrambe molto vicine da Montefiore. Montefiore Conca è la capitale medievale della Valle del Conca ed è stata uno dei paesi in cui la casata dei Malatesta si è insediata nel passato. Il castello sorge su un promontorio da cui avrete una vista bellissima. La visita al castello di Montefiore Conca ve la raccomando assolutamente, sia se siete turisti, sia che siete cittadini di Rimini e dintorni. Tra le attività che vengono proposte qui al castello di Montefiore Conca ci sono delle rievocazioni storiche, delle cene medievali, dei concerti, delle conferenze, delle rappresentazioni teatrali e anche delle cerimonie, ma sicuramente una cosa che dovete fare è la visita paranormale. In particolare la visita guidata si concentrerà sulla storia d'amore tra Costanza e Ormanno. Per saperne di più, continuate a vedere questo video. La panoramica di Rimini è il grattacielo.
qua a Montefiore Conca non ci viene solo per gli spiriti, però anche per il bellissimo panorama e per l'arietta che tira qua su. Infatti qua è sempre leggermente più ventilata e più fresco. Il castello è aperto anche il pomeriggio e potete venire anche senza visita paranormale, quindi se non vi piacciono questo tipo di cose, fare una visita tranquilla e andare fino in cima al castello, dove c'è una torre campanaria che si rintocca quando siete lassù. Mi hanno detto che vi assorda, però potrete vedere tutta la costa romagnola da Fano a Ravenna. Sicuramente è un'esperienza indimenticabile. Giulia, sei pronta? Cosa Sì. ti aspetti da questa esperienza? No, no, luce gialla. Poi io sono venuto di giorno. Vista guidata? No, stasera non c'è una visita guidata, c'è un evento particolare che parla di paranormale. Ciao. Conferenza, perché noi siamo un gruppo, ecco. Noi siamo un gruppo che fa ricerca. Impressioni. Cosa ne pensate? Mette inquietudine, mette un po'. Non sapete cosa vi Sa aspetta? di medioevo. Adesso vediamo un po'. Un po' inquietudine, dai, ci sta. Perfetto. L'atmosfera c'è, le candeline. Esatto. I fantasmi. Ho visto uno che fa cucù, dai. E adesso il tour della Rocca degli Eterni Amanti sta per iniziare. Marchesa Costanza Malatesta. Era una ragazza che era stata, diciamo, concessa al castello perché i familiari non potevano mantenere. Quindi pensate quanto doveva sopportare questa ragazza per nascondere questo matrimonio infinito agli occhi dello zio. Quindi c'è da arrabbiarsi. Questo castello ha custodito per 640 anni una storia d'amore nata, vissuta e finita tragicamente tra queste pietre. Costanza Malatesta era figlia dell'Ungaro Malatesta, signore di Montefiore, e di Violante d'Este, di Ferrara. Di buona cultura, dal carattere un po' ribelle, andò in sposa nel 1363 a Ugo d'Este, fratello della matrigna Costanza d'Este.
Il marito, Ugo d'Este, morì a 26 anni, esattamente nel 1370, lasciando la giovane Costanza Malatesta vedova a 20 anni. Rimasta sola, venne a Montefiore, dove trascorse gli ultimi anni insieme all'amato padre, l'Ungaro, che morì nel 1372. Un giorno arrivò un esercito al castello. A capo di 50 lance vi era un giovane cavaliere proveniente da un ducato lontano dell'Alta Alemagna. Il suo nome era Ormanno. Il suo sguardo incrociò gli occhi della giovane Costanza Malatesta e nacque una storia d'amore tra le più romantiche che vi siano mai state, vissuta totalmente nel castello, in queste stanze che ancora raccontano quelle emozioni. Lo zio di Costanza, Galeotto Malatesta, nutriva rancore nei confronti della giovane nipote e cercò in ogni modo di ostacolare questa storia d'amore. Il 15 ottobre del 1378, infatti, assoldò un sicario e fece uccidere i due giovani amanti. Cercò di nascondere questa storia d'amore, così come nascose la verità, e fece in modo che i corpi senza vita dei due amanti non vennero mai ritrovati. Spense per sempre la luce su questo amore. L'amore si sa, vince sempre su tutto e dopo 640 anni è giunto il momento di raccontare questa bellissima storia che troverete al castello di Montefiore nelle visite guidate. Abbiamo finito questa lunga visita al castello di Montefiore e non è una visita, è un'esperienza, così ci è stata definita dai nostri sensitivi e dalle nostre guide, e faccio fatica veramente a spiegare quello che è successo. In sostanza però posso dirvi che siamo arrivati, ci hanno accolto con molta gentilezza e poi ci hanno portato in una stanza dove ci hanno proiettato le loro esperienze, quello che hanno vissuto in prima persona nelle loro indagini in diversi castelli della Romagna, dell'Emilia Romagna. Ci hanno raccontato anche dei loro servizi che hanno fatto anche in televisione con Mistero di Italia 1, e poi ci hanno mostrato anche delle immagini in cui sono riusciti a catturare, a imprimere sulla carta queste entità, queste energie le chiamano, che sarebbero quelli che noi definiamo fantasmi. Vivono sempre intorno a noi e bisogna conviverci, e loro non le vedono dal punto di vista negativo, perché dobbiamo in qualche modo aiutarle a uscire da questa situazione in cui si trova, in questo limbo tra la vita terrestre e la vita, diciamo, chiamiamola nel cielo. Faccio veramente fatica a spiegarlo perché non sono un esperto di queste cose, però in sostanza, se noi non li andiamo a contattare, ma sono loro che in qualche modo ci fanno sentire, non succede niente di grave. Quindi l'importante è non aprire questi famosi portali e fare sedute spiritiche. Ecco, in sostanza questo è il loro messaggio che ci vogliono lasciare. Però sinceramente dovete venire per sentire quello che hanno da dire. E la cosa anche che mi ha colpito molto è che se voi tipo avete un problema o vi è successo qualcosa di strano, loro ve lo chiedono perché vogliono sentire quello che voi avete da dire. Ed è capitato per esempio anche ad alcune persone che hanno detto quello che gli è capitato e loro, il sensitivo, cerca di dare una risposta con una sorta di dialogo. Per esempio è capitato che anche Fabiola ha fatto una domanda e magari adesso ci racconta la sua esperienza qui su Gen Rimini. E alla domanda se anche a noi fosse successo qualcosa di strano, ho appunto fatto questa domanda di questa sorta di cosa che è capitata qualche anno fa, che una mattina ci siamo svegliati e c'era una fotografia che era appesa al muro, una mia fotografia a testa in giù. Inizialmente pensavo a un suo scherzo,
Poi lui mi ha giurato che non aveva fatto nulla. Il sensitivo prima si è strofinato le mani e mi ha appoggiato una mano sulla schiena e mi ha chiesto se con i miei nonni avessi dei buoni rapporti o meno, ed effettivamente con i genitori di mio padre non siamo in buoni rapporti. Ma quindi Fabiola, come ti sei sentito? Cioè, quando ti ha detto così io sarei rimasto un po' quasi a bocca aperta. È stata un'esperienza molto particolare e le sue parole mi hanno colpito. Ti ha segnato in qualche modo? Beh, una risposta a questo evento che è successo, dai. Ti fa piacere Sì, averla, mi fa perché eri piacere. nel dubbio e quindi ci hai risolto un pochino Esatto, quel dubbio esatto. che avevi. Capito? Interessante. Adesso Luca andiamo a vedere se c'è qualche foto un po' paranormale, magari con un fantasma. Ah, infatti hanno detto che compare. capita che se fate delle foto durante le visite, così potreste incappare nel vedere proprio l'entità catturate nelle vostre immagini, anche se è molto raro, però c'è gente a cui è capitato. Poi ci hanno raccontato anche che durante le visite capitava che c'erano degli oggetti che si muovevano, oppure si spegnevano le luci, cose molto strane che di solito non capitano. A noi è capitato 2 volte. A noi stasera. sì, è capitato, anche se ancora non sappiamo bene se veramente è stata un'entità o no, però c'è stato un momento in cui è saltata la luce, quindi vi lascio col dubbio, ok? Mettete nei commenti le vostre esperienze paranormali che vi sono capitate, sarei veramente curioso di capire cosa succede anche a voi. E ora vi lascio con alcuni commenti che avevo registrato circa un anno fa, quando ero già venuto a fare una visita di questo tipo, anche se era una visita più normale, dove parlavano della storia del castello, e perché penso che vi possa interessare. Bella, bellissimo il sole con l'albero. Il tour del castello è concluso. Ci è piaciuta molto la spiegazione della guida, che ci ha detto di essere un sensitivo. Al di là dei reperti che hanno trovato all'interno del castello e dei lavori di ristrutturazione che hanno effettuato, ci ha spiegato degli aneddoti che riguardano delle esperienze particolari che accadono quando ci sono dei turisti che visitano il castello, oppure quando lui si trova a fare ricerca sempre all'interno del castello. Uno degli aneddoti che vi posso raccontare è quello del telaio. Infatti all'interno del castello c'è una stanza che era dedicata alla tessitura. C'erano degli artigiani che tessevano degli abiti per il signore. Adesso però la guida sfrutta questa stanza per le sue visite guidate, e un giorno ci ha raccontato che durante una visita il telaio ha iniziato a muoversi e a funzionare come se stessero lavorando delle persone in quel momento, ma in realtà non c'era nessuno, cioè c'era lui con i turisti come noi che abbiamo fatto la visita, e davanti ai loro occhi c'era il telaio che si muoveva. E questa è solo una delle tante esperienze che le guide qui del castello di Montefiore Conca hanno provato sulla loro pelle e che vi possono raccontare se venite a visitare il castello. Spero che veniate a trovare questo posto, provare questa esperienza. Controllate il sito, vi lascerò in descrizione come si fa per prenotare la visita, e anche per controllare gli eventi c'è la loro pagina di Facebook che vi lascerò nella descrizione, lì potrete trovare tutto. Rimini vi saluta e ci vediamo nei prossimi video.